Messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 24 dicembre del 1993. Figliola, oggi più che mai chiedo che si ami il piccolo mio Gesù, poiché egli è il solo dispensatore di pace e questo mondo ha bisogno della pace. Vi chiedo, dilettissimi figlioli, di interiorizzare l'amore che le tenere e fresche braccia di mio figlio esprimono abbracciandomi. Vi chiedo di prepararvi con cuore ardente d'amore ad accoglierlo nei vostri cuori, poiché lui solo potrà donarvi ciò di cui avete bisogno. Cari figli, il mio cuore è molto triste, poiché non riuscite a comprendere il pianto della mamma, a cui vengono sottratti ogni giorno tanti figli. Accogliete l'invito che il piccolo Gesù dona al mondo e fermerete i grandi castighi che il Signore Dio ha preparato per i figli ribelli ed ingrati. Io vi dono il mio paradiso, vivetelo con il cuore. Arrivederci, a presto. Carissimi amici, sia lodato Gesù Cristo. Oggi è Natale, e quindi Gesù Re della Pace è come dono di Maria Santissima e speriamo in mezzo a tutte le nostre famiglie e le nostre case. Bene, amici, alcuni di voi sono nella tribolazione, magari nello sconforto, ma ci deve rallegrare questa notizia meravigliosa della presenza di Dio in mezzo a noi. Se Gesù non fosse venuto, noi oggi saremmo un po' in balia dell'onda, l'onda umana, l'onda dei nostri giorni, un po' tempestosi. Ebbene, Dio si fa uomo per salvare l'umanità e quindi entra nella nostra storia non con potenza, carissimi, ma con l'umiltà di un bambino. Oggi, attraverso la donna del sì, no? Viene nel mondo Gesù, il nostro, quello ferito, specialmente dominato dalla cultura della morte. Dicono gli angeli, almeno sappiamo che in Luca capitolo 2, versetto 14, dicono pace in terra agli uomini che egli ama, quelli che comunque, nonostante non lo riamino, lui continua a sognare su ogni uomo, a sperare, quindi li ama infinitamente uno per ciascun progetto. E gli porta la pace, carissimi, porta la pace, quella vera, che riconcilia con il Signore, fondata sulla verità però. Il principe della pace viene per abbattere i muri dell'odio, soprattutto, e poi anche per mettere fine, alla distanza tra cielo e terra, così che non ci possa apparire così distante, così lontano. E con la forza dello spirito, egli viene con il dono di sé. Ma viene, carissimi, voglio ribadirlo ancora una volta in questo giorno solenne in cui la Chiesa canta l'Alleluia Supremo, viene per Maria, in Maria. Maria chi è? Ecco chi è Maria. È difficile descriverla. Se dovessimo usare parole umane diremmo innanzitutto è l'umile serva regina accanto al re. È madre della pace e della vita perché protegge questo principe annunciato da Isaia che è il Signore della vita, ma protegge anche tutta l'umana vita e della donna della disponibilità. Perché? Perché si affida al disegno di Dio, è normale, e così anche noi dovremmo fare in questa aspettativa. Ci dice il Grignon de Montfort, Dio ha formato Gesù in Maria e forma anche noi in lei. E poi Gesù è sempre e ovunque frutto di Maria. Questo lo dovremmo imparare proprio a memoria, dovrebbe essere un incipit indelebile. Gesù è sempre e ovunque frutto di Maria. Ci dice Giovanni al capitolo 10, versetto 10, io sono venuto perché abbiano la vita. Che cosa vuol dire questo versetto che la liturgia ripropone anno dopo anno, meravigliosamente, ma non è che sempre riusciamo a percepirne i toni, i colori, i sapori.
È venuto perché abbiamo questa vita, ma anche in una maniera sovrabbondante. Vita libera innanzitutto dal peccato, piena di significato e amore, dove questa cultura oggi che ci circonda si manifesta imperiosamente in aborto, per esempio, rifiuto della vita nascente, eutanasia, soppressione della vita sofferente, separazione, distruzione della famiglia, veleno, disperazione esistenziale e quindi, carissimi, anche vuoto spirituale, perché quando ci troviamo, ci imbattiamo in situazioni dove sentiamo che dentro di noi imperiosamente naviga questa sensazione di desolazione, ma anche di sconforto personale, nonché di ansia, di depressione, dobbiamo pensare già immediatamente, al di là di quello che sono i concetti degli psichiatri, degli psicologi, che siamo ammalati di nervi, eccetera, eccetera. Dobbiamo pensare ad un vuoto assoluto. Dio non è riuscito a penetrare la coltre del nostro spirito e quindi l'anima nostra è come annichilita dentro un qualche cosa che è perso. È un vuoto assoluto, è come se fosse in un certo senso un oblio, quasi l'assaporamento dell'inizio di un inferno, dell'inferno stesso, perché quelle anime che sono in inferno ci dichiarano con la loro esistenza nella sofferenza senza fine, perché loro sanno di non mai poter entrare, mai più a partecipare della luce. Questa sofferenza è soprattutto la mancanza di Dio, il vuoto di Dio. Quindi nella nostra vita umana, ancorché la morte non è venuta a salutarci, a prenderci, questi soprassalti dell'inferno dovremmo piano piano cominciarli a tenere a bada, cioè nel bambino Gesù avere questa sensazione di speranza, di fiducia. E dovete anche sapere che è un diritto per noi provare a pregarlo, provare a dichiarargli il nostro amore. Se lui è il vincitore della morte, già in questa grotta ci mostra come la sofferenza può diventare qualcosa di meraviglioso. La povertà non necessariamente è qualcosa che dobbiamo schifare, per usare un termine molto moderno, anzi, in quella povertà che è oltre che semplicità, umiltà, cioè delle cose necessarie, essenziali, Gesù ci manifesta ciò che è il nostro cammino. Quindi se siamo poveri non dobbiamo disperarci. In fondo Gesù dice che nella terra quando nasciamo veniamo nudi e nudi torniamo, no? Pensiamo quando siamo nei letti di ospedale, ma anche a casa nostra, e sopraggiunge la morte, che fanno? Ci lavano per bene, qualcuno ci riveste se si ha uno straccio da mettere e si parte. Ma l'anima va da sola, lo spirito si sta ricongiungendo già con Dio, ma quindi siamo semplici. La nostra carne la lasciamo e quindi partiamo come siamo venuti. Quindi non necessariamente tutte le cose che danno attribuzione materiale in fondo ci servono. Riflettete, pensiamoci un po', perché molti di noi si rattristano perché non hanno tante di queste cose che il mondo ci dimostra essere importanti. No, ciò che è importante per noi è la conoscenza, la verità, la realtà dell'esistenza. Perché io sono al mondo? Perché Gesù si chiama verità, la verità? Perché noi dobbiamo vivere tutta l'esperienza, come dice Don Bosco, per incontrare questa verità, se ci riusciamo anche servirla e quindi usare questo nostro tempo umano per fare del bene. Poi non avremo più tempo per farlo. Quindi, carissimi amici, ogni minaccia della vita è minaccia di pace, dice Giovanni Paolo II. Questo per tutti quelli che appena soffrono, immediatamente si volgono alla scienza, alla medicina, perché si ponga fine a questa sofferenza.
Per carità, ciascuno è libero di fare quello che vuole, però Gesù ci dice, ricordatevi che voi non siete i padroni di quella vita, perché sono io il datore, non voi. Voi la ricevete e partite con questa vita e poi in questa vita vi mischiate, interagite, combattete, gioite, soffrite, ma è vita e quindi è un dono. E in quanto dono gratuito, non possiamo dire di esserne proprietari, come non lo siamo di fatto neppure del nostro corpo, mentre lo siamo della nostra mente, che in funzione del progetto di Dio su ciascuno di noi, la mente deve iniziare a calibrare dove voglio andare. Cosa voglio fare da grande? Cosa voglio essere? Quindi la vita diventa un'esperienza molto più ricca, non più unicamente limitata negli orizzonti materialistici. Quindi Gesù ci riapre e ci illumina in questo e vediamo cose che prima non immaginavamo. Allora, se Maria rende possibile l'incarnazione diventando madre di ogni vivente, no? Lo diciamolo, lo crediamo, e allora è madre dell'umanità anche sofferente. Quindi è la nostra grande corredentrice che guida il popolo di Dio fuori dalle tenebre della morte verso la luce, la vita. Isaia, infatti, con molta chiarezza specifica che sarebbe stata una vergine particolare, speciale, una vergine con un intuito diverso, con una partecipazione molto significativa e quindi approssimata alla vita di Cristo. Questo Natale, carissimi amici, che cosa ci chiede? Bene, innanzitutto ci chiede di testimoniarlo. A fronte di tutti questi musulmani che sono quelli più disturbanti, i disturbatori delle classi operaie, delle classi sociali, gli antagonisti dei cristiani, non a caso vengono nella nostra cosiddetta civiltà, che loro definiscono impropria, inossequiosa, una società da purificare. Ecco, ci chiede di testimoniarlo, cari amici. Uno, difendendo la vita soprattutto in ogni forma, e ci tengo a ribadire dal concepimento fino alla morte naturale. Due, vivendo nella pace, però realizzando il perdono, usando anche misericordia verso tutti, anche quelli che ci fanno del male e soprattutto quelli che ci stanno sullo stomaco, perché ci appella il Vangelo a questo. Terzo, contrastando la cultura che avversa il Vangelo, che uccide speranza e verità. Il Vangelo è soprattutto un Vangelo di vita. Il Vangelo ci è stato dato attraverso gli apostoli perché ereditassimo in forma pratica tutta l'esegesi della dottrina cristiana, quella che esce dalla bocca diretta di Gesù. Quindi, carissimi, se questa vita è un dono, è un bene da fare agli altri, dobbiamo approfittare adesso, non domani. E se ci capitasse di sentirci troppo stretti, troppo limitati dentro questa fobia personale, a volte non è l'individualismo, ma è il ferimento di tanti guai, dolori che abbiamo subito. Ecco, lì dobbiamo lavorare su noi stessi, andare oltre queste sconcertanti recinzioni che mette la mente, non le mette Dio e non le mette neppure la storia. Quindi dipende assolutamente da come noi ci poniamo rispetto al datore della vita. Dio ci ha dato questa gioia interiore. Se l'abbiamo persa, dobbiamo rinseguirla, carissimi, senza stancarci e con forza, quasi facendoci violenza su noi stessi. Essere strumenti di luce, di pace, di vita. Cosa chiedono i santi in fondo? Ci ricordiamo in questo giorno importantissimo della figura di San Francesco, che è l'iniziatore del presepe. Ecco, Francesco, tra le sue prime preghiere, chiede a Gesù di essere uno strumento di pace, di concordia. Non chiede altro, chiede di servire a qualche cosa per gli uomini, perché è in funzione degli uomini che Cristo ci dà una missione, non è soltanto per la vita nostra stessa.
E quindi il Natale è, carissimi, il dono di Dio all'uomo, ma anche il sì dell'uomo a Dio attraverso la Madonna. Lei è la nostra grande autostrada verso Gesù Carestia. È lei che ci conduce, ci dice con molta chiarezza cosa e come dobbiamo comportarci. Quindi, se camminiamo con lei, ma sicuramente, nonostante i nostri limiti, le nostre fragilità, saremo testimoni autentici, testimoni del Vangelo della vita. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Io voglio abbracciarvi oggi in questo giorno così bello, anche se c'è qualcuno che è un po' triste e si sente un po' solo perché si trova in situazioni poco felici o qualche figlio lontano non è tornato o si è dimenticato di venire a salutarvi, a portarvi una carezza, la loro persona, il loro calore. Beh, sappiate che Gesù non vi lascia da soli e in ogni presepe che voi avete costruito quest'anno la Vergine Maria ha deposto ancora una volta una promessa. Credete, cari amici, che Gesù e Maria, insieme al casto sposo Giuseppe, lo vedete dietro di me, anche lui meravigliato di questo dono incredibile di cui lui non ha partecipato, ma se lo trova per grazia. Come ce lo troviamo per grazia noi? Allora, come Maria e Giuseppe, rispondiamo da buone famiglie secondo la progettualità del Padre. Vi abbraccio tutti e con tutto il cuore. Auguri sereni di pace di un santo Natale diverso. Sia lodato Gesù Cristo. E benedetto.